Ciao ragazzi, come state? Spero state tutti bene. Io mi chiamo Carmen e benvenuti sul mio canale che parla soltanto di aviazione e di viaggi. Comunque resta con me perché oggi vi parlerò delle basi, dell'assegnazione delle basi nel momento in cui tu vai a un'intervista di lavoro e il reclutatore ti metterà in contatto con delle informazioni, diciamo così, per quello che riguarda questo mestiere che è l'assistente di volo. Resta con me. Una delle domande più gettonate a un'intervista di lavoro per quello che riguarda il candidato che fa delle domande al reclutatore è quella quale base mi sarà assegnata. Diciamo che l'aeroporto base dove tu andrai quando inizierai a lavorare come assistente di volo è quel posto dove tu avrai semplicemente la base, come dice anche la parola, quindi dovrai vivere lì, non nell'aeroporto, però a 50 km massimo di distanza, perché dovrai comunque arrivare in tempo nel momento in cui sarai chiamato per assenza di un collega o per altre esigenze della compagnia. Dunque la base ti sarà assegnata dalla compagnia stessa. Dunque, per quello che riguarda il reclutatore, lui non ti può assolutamente dire o indirizzare su una base specifica. Per esempio, se tu vuoi restare in Italia, non potrai dire al reclutatore: guarda, fammi restare in Italia, dunque se posso andare a Palermo, se posso andare a Roma. No, purtroppo non funziona così. Magari per altre compagnie, diciamo, non vorrei fare dei nomi, però ci sono delle compagnie che vogliono semplicemente persone che vivono proprio nelle vicinanze. Molto importante, ragazzi, non chiedere mai al reclutatore: per favore mettetemi in quella base. Come ho detto prima, lui non saprà dirlo, e soprattutto perché giocarsi un posto di lavoro nella compagnia per cui voi vi candidate, quindi non fatelo mai. Semplicemente chiedete come saranno assegnate le basi, non se io posso avere la base che voglio, assolutamente no. E dunque, ragazzi, cosa si può dire di home standby? Perché l'ho detto prima, l'ho ricordato prima. Home standby significa quindi rimanere a casa ad aspettare la chiamata dall'aeroporto per quello che riguarda quando ti devi presentare, diciamo al più presto possibile, in massimo un'ora, per poter prendere il posto di un altro tuo collega che si è assentato in quel momento, o ci sono anche delle possibilità in cui per esempio viene un volo da Stansted, quindi da Londra, viene in Polonia, resta in pane, diciamo così, dunque ha dei difetti tecnologici, dunque quell'equipaggio che comunque ha fatto 4 settori, quindi ha fatto più di 8 ore di viaggio, 8 ore di lavoro, non può più proseguire perché c'è questo ritardo per motivi tecnici. Dunque cosa si fa? L'intero equipaggio viene sostituito con delle persone che sono nella base in Polonia. Dunque le persone che si occupano delle cabin crew, quindi delle persone che devono essere chiamate, semplicemente prende il telefono, il tuo numero, e ti chiama, e tu dovresti essere all'aeroporto in massimo un'ora. Perché devi essere semplicemente un'ora prima all'aeroporto? Perché tu dovrai fare il rapporto lì un'ora prima dell'effettiva partenza del volo. Per esempio, se il volo parte alle 7, tu dovrai essere al rapporto, quindi iniziare effettivamente il lavoro 45 minuti prima, però si dice sempre che devi essere un'ora prima, così un po' non ti viene la tachicardia quando devi arrivare all'aeroporto. Dunque, cosa succede? Con 2 ore prima della partenza dell'aereo, la persona incaricata a chiamare il personale navigante da casa
li chiama e quindi devi raggiungere questo aeroporto. Ma arriviamo al nocciolo del discorso: quale base mi sarà assegnata? E nel momento in cui tu avrai fatto l'intervista, ti sarà poi assegnata una città in cui tu dovrai fare il training. Il training consta in 6 settimane o 4 settimane o anche meno per altre compagnie, non l'ho sentito così. In quel momento, dopo aver fatto l'effettivo corso, ti sarà assegnata una base in cui tu dovrai praticamente vivere da quel momento in poi e poi trovare casa nelle vicinanze. E così praticamente dopo un anno, dopo che fai un po' di esperienza in quella base che ti è stata assegnata per esigenze della compagnia, esigenze operative, tu potrai scegliere, diciamo così, tu potrai mettere la tua candidatura e metterti in coda effettivamente per cercare di trovare un'altra base, quindi una base più vicina alla tua città di origine, quindi sicuramente vorrai stare con la famiglia. Poi se sei troppo giovane non te ne importa della famiglia e rimani lì dove potrai fare un'esperienza bellissima di viaggio, un'esperienza bellissima di vita, è una scuola di vita, perché alla fine una volta che tu arrivi in un'altra città cambia assolutamente tutto, e per questo farò un video a parte cosa mi è successo a me, diciamo le buone e le brutte quando sono arrivata in Polonia, perché comunque io sono cittadina rumena che ho vissuto per 10 anni in Sardegna, quindi a Cagliari, e poi sono stata letteralmente catapultata in un'altra realtà che è la Polonia. Quindi in un altro episodio vi parlerò anche di questo. Però credetemi che è un'esperienza bellissima, che ti farà molta scuola, ti farà diventare più forte, e magari conoscerai un sacco di gente, conoscerai anche la persona, magari la persona della tua vita, non si sa. Dall'altra parte, sempre per esigenze operative, la compagnia ti chiederà di nuovo di spostarti. Per esempio, qui in Polonia ci è stato chiesto di avere più persone possibile disposte a lavorare in Lituania, disposte a lavorare a Praga o a Vienna, quindi io sono voluta andare a Vienna a un certo punto, però poi è intervenuta questa malattia che tutti sappiamo e non posso fare assolutamente nomi qui perché poi sarò, diciamo, banata. Quindi ho fatto la richiesta e poi è intervenuto questo problema, però rimane sì il fatto che tu a un certo punto puoi andare in altre basi. C'è un turnover, diciamo in modo più semplice, c'è uno scambio permanente, c'è uno scambio continuo di persone e di flight attendant che devono andare a lavorare da qualche altra parte, perché ci sono dei holding, quindi ci sono delle mega compagnie con altri piccoli rami che hanno bisogno di mettere delle persone in certi basi appena aperte, quindi per questo poi si chiede il trasferimento. Io ho 40 anni, però dico per quello che riguarda i giovani, ragazzi, osate, anche se vi darà una base a Manchester o diciamo in Lituania o in Norvegia, fatevi la vostra esperienza, perché poi sarà utilissima in tutta la vostra vita. Magari conoscerete la persona con cui volete passare la vostra vita. Un po' allontanatevi da casa vostra, perché alla fine sì, ti arricchisce il fatto che stai con i genitori, che stai con i tuoi vecchi amici, però dovrai fare anche la tua esperienza, che poi sarai molto contento dopo. Dirai, ho vissuto. E poi questo è un lavoro bellissimo, ti pagano per viaggiare, ti pagano, il tuo ufficio è nei cieli, come dico io spesso, ed è bellissimo, ma vedrete voi. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace e iscrivetevi al mio canale. Io pubblicherò ogni venerdì un nuovo video sull'aviazione e vi darò delle informazioni, non fate altro che chiedere e vi sarà dato. Io risponderò a tutti. Ciao ragazzi, alla prossima!